tua vita può capitarti occasionalmente di non riuscire a dormire o anche per brevi o lunghi periodi. È una condizione che può disturbare molte persone, diventando un problema che spesso non si sa come affrontare nel modo migliore. Ciao, sono Patrizia Pietropaolo, sono psicologa e psicoterapeuta. Oggi risponderò ad una domanda molto interessante che mi è stata posta da Angelo e riguarda proprio questo argomento. Quali suggerimenti dare ad una persona sofferente di insonnia e refrattaria alla psicoterapia? Ritorno volentieri sull'argomento perché dal sonno dipende la qualità della nostra vita quotidiana. Potremmo infatti sentirci più nervosi e irritabili. Potremmo avere difficoltà di concentrazione e memoria con diminuzione delle performance in ambito sociale e lavorativo, per esempio, nonché stanchezza o sonnolenza. A tutti però può capitare sporadicamente di non dormire bene, soprattutto in concomitanza di eventi particolarmente traumatici o anche come conseguenza dell'utilizzo di alcuni farmaci. Per parlare di insonnia vera e propria dobbiamo fare attenzione ai tempi. Queste difficoltà di addormentamento, i risvegli notturni, la difficoltà a riprendere sonno e i risvegli mattutini molto anticipati devono protrarsi per almeno 3 giorni a settimana e per 3 mesi, questo secondo quanto stabilito dal DSM-5. Se è questo il caso, ti consiglio di rivolgerti in prima istanza ad un medico che potrà fare una diagnosi precisa ed eventualmente escludere una qualsiasi causa di origine organica, tenendo conto che spesso chi soffre di insonnia soffre anche di ansia e depressione. Sono tutti disturbi interconnessi. Escluse quindi le cause organiche, se una persona è refrattaria alla psicoterapia, consiglio ciò che segue per provare autonomamente a cercare una risoluzione all'insonnia. Come prima cosa cercherei di capire quanto stress è presente e se ci sono delle preoccupazioni. Quali? Così da cercare di porre rimedio per quanto possibile. Prima di ricorrere a terapie farmacologiche consiglio sempre di provare a capire se sono presenti comportamenti che possono portare a un declino della qualità del sonno. Eviterei per esempio di svolgere nelle ore serali attività che possono mettere in tensione e quindi troppo attivanti. Eviterei poi di usare il letto e la camera da letto per attività diverse dal sonno, come vedere la televisione o navigare su internet, per esempio. Eviterei di cambiare sempre gli orari, sia dell'andare a dormire sia del risveglio la mattina, mantenendoli il più possibile stabili. Eviterei di stare a letto per più di 20 minuti se non si riesce a riprendere il sonno dopo un risveglio notturno, perché sicuramente si è attivato qualche processo cognitivo che impedisce di riaddormentarsi. Meglio alzarsi e cambiare stanza, dedicandosi ad attività rilassanti finché non torna la sensazione di voler dormire. È un errore rimanere nel letto in attesa di riaddormentarsi, sia perché arriva la frustrazione, sia perché poi si genera rimurginio, rabbia e tensione. Aggiungo, nel caso si trattasse di un'insonnia passeggera, di ricorrere magari anche all'aiuto di rimedi naturali e rituali di addormentamento che favoriscono la distensione e il rilassamento necessario. Se invece il disturbo dovesse persistere, forse può essere il caso di rimettere in discussione la propria avversione al trattamento psicoterapeutico, perché il mio consiglio è sempre quello di non trascurare un problema, ma di intervenire nel modo migliore possibile, concedendosi sempre la chance del miglioramento, che può ovviamente passare in prima istanza nel provare ad aiutarsi da soli, ed è proprio per questo che sono qui. Poi però bisogna sempre tener conto che l'insonnia è un disturbo che, se trascurato nel tempo, può diventare molto invalidante. Ti rimando per una maggiore completezza al link che troverai in descrizione. Spero di essere stata d'aiuto. Ciao, a presto!